Ciao a tutti, sono Luigi della ditta Nauticaravan di Imola. Intanto vi invito a iscrivervi al nostro canale. Che cosa facciamo vedere oggi? Oggi facciamo vedere il Van Tourer edizione limitata con meccanica Peugeot 165 cavalli, Van Tourer 600 Limited. Siamo al primo filmato del 2023, intanto auguri a tutti anche se siamo già a gennaio inoltrato, ma auguri per un buon 2023. Che cosa facciamo vedere oggi? Facciamo vedere un veicolo che è appena arrivato, poi dobbiamo ringraziare il proprietario che lo ha acquistato e che ci ha permesso di poter fare il video. Grazie mille Walter. Cominciamo dalla parte della testa. Che cosa abbiamo installato su questo veicolo? Su questo veicolo, che è un Van Tourer di 6 metri di lunghezza totale, il proprietario ci ha chiesto di installare una veranda. L'abbiamo montata di colore nero, così è in linea con quelle che sono le decalcomanie laterali. Abbiamo installato un pannello solare da 130 watt e sul tetto abbiamo finito come installazioni. Di serie c'è l'oblò 700x500 e un oblò di 40x40 nella parte posteriore della camera da letto. C'è un aeratore sul bagno, c'è anche la finestra laterale, ma c'è anche un aeratore, e nella parte centrale c'è dello spazio. Se per caso un domani si deciderà di montare qualche altra cosa, il buco c'è, insomma. Questo è per quanto riguarda la parte della testa. Allora, la versione Limited è una versione che viene fatta solamente su una lunghezza di 5,99 m. Non si può avere sul 5,40 m, non si può avere sul 6,36 m. È una versione che è stata presentata, sapete tutti quanti, o se non lo sapete ve lo dico, che abbiamo delle difficoltà a reperire le meccaniche, e Van Tourer utilizza come meccanica principalmente la meccanica Fiat Ducato. Se si aspettava che arrivassero le meccaniche Fiat Ducato, probabilmente si sarebbero perse delle vendite, perché realmente stanno tardando, cioè la Fiat sta tardando a consegnare le meccaniche alle case che fanno gli allestimenti. Rintracciate delle meccaniche sulla misura del 5,99 m fornite dalla Peugeot. Queste hanno 165 cavalli, si possono avere bianche, oppure ordinandole si potevano avere di colore grigio artense. Noi li abbiamo scelti tutti quanti bianchi. Questo non significa che non arriveranno i veicoli ordinati su Ducato, però per primo sono arrivati quelli con questa meccanica che erano appunto disponibili. Sono un certo numero di meccaniche in tutta Europa, suddivisi per i vari concessionari d'Italia, e ogni concessionario d'Italia ha le sue unità da vendere. Quando saranno terminate, ti saluto i miei pomodori, non ce ne sono più. E per questo la versione Limited viene fornita con un prezzo, intanto viene fornita su due sole tipologie di interno. La versione 600D, che ha il letto matrimoniale trasversale posteriore, e la versione 600L, che
che ha il letto longitudinale posteriore, tutte e due regolabili in altezza. Non posso scegliere di avere un 5,40, non posso scegliere di avere un 6,36 perché le meccaniche che si sono trovate sono solamente col 5,99 m. Hanno deciso di fare un allestimento un po' particolare, appunto legato al fatto che è un'edizione limitata che avrà il suo inizio e la sua fine, insomma, dal punto di vista di unità. Hanno preso una meccanica di 165 cavalli, 3500 kg di peso massimo complessivo, dove ovviamente c'è l'aria condizionata nella cabina di guida, c'è l'airbag del guidatore e del passeggero, le ESP, il cruise, l'antenna DAB, eccetera. La motorizzazione con 165 cavalli, è stato inserito un pacchetto chassis e un pacchetto speciale. Questi pacchetti sono fatti in questo modo e così si avrà il veicolo. Ma io volevo, ma io vorrei, ma io... No, non lo puoi avere. È così. Puoi scegliere 600D o 600L, bianco oppure grigio artense. Si può avere il tetto a soffietto o il tetto tradizionale. Col tetto a soffietto noi avremo in arrivo a breve il 600D. Questo è per un po' per spiegare che cosa vuol dire edizione limitata. Vuol dire che hanno deciso di mettere le finestre a filo, sono di serie, i cerchi in lega sono di 16, le ruote sono di 16 e i cerchi sono in lega. Per quanto riguarda la dotazione di questo arrivato, ha una dotazione di gomme della Michelin, quindi sono anche M+S. Il letto regolabile posteriore, che nelle versioni tradizionali è opzionale, nella versione Limited è già regolabile in altezza di suo, quindi una serie, hanno estrapolato dai vari pacchetti degli accessori e li hanno messi di corredo appunto su questa edizione limitata, e limitati sono anche i numeri purtroppo. Però la cosa buona è che qui possiamo dire che prezzo ha, perché siamo sicuri che sono stati prodotti fra dicembre e verranno prodotti a gennaio, non subiranno degli aumenti di listino e finalmente possiamo dire che questo veicolo costerà 69.900 euro più messa in strada nella versione D e nella versione L verrà 70.600 più messa in strada. Ovviamente il tetto a soffietto avrà un sovrapprezzo. Perché qui possiamo dire il prezzo? Perché questo è il prezzo che viene proposto dall'azienda e fra produzione e fornitura passa pochissimo. Perché facciamo fatica a dire il prezzo su quasi tutti gli altri veicoli? Chi è un po' più grande, che ha i capelli un po' più grigi nel nostro settore, sa che a settembre veniva presentata alla fiera l'inizio della stagione. La fiera che prima era a Rimini e poi dopo prima ancora era a Torino e prima ancora che ne so, veniva presentato la stagione nuova con i prezzi di listino. Era difficile che per un anno, cioè fino alla fine della stagione, cioè di agosto dell'anno successivo, potessero variare. Capitava solamente magari a gennaio se Fiat faceva un aumento di un punto, ma erano tutte cose digeribili. Adesso, da 3 anni a questa parte, i listini non rimangono purtroppo fermi, perché qui dipende dall'aria che tira e ti mettono su qualche migliaio di euro ogni 3 mesi. Nel primo anno, 3 anni fa se non erro, abbiamo avuto 3 aumenti di listini nella stessa stagione. È per questo motivo che non possiamo dire a oggi se magari lo stesso prodotto arriva fra 10 mesi. Non siamo certi che il prezzo sarà il medesimo, e non dire il prezzo non è nascondersi così dietro un dito, ma non dire il prezzo è sopravvivenza. Probabilmente se oggi costa 10, uno si fa la bocca che costa 10, magari rivede lo stesso articolo fra un anno e ne costa 15. Quindi credo che sia bene che quando uno è interessato all'acquisto si informi dal proprio concessionario e gli dirà il prezzo al momento.
bocchettone di riempimento del serbatoio dell'acqua potabile, ruote di 16, cerchi in lega, gradino di 70 della Thule, finestre a filo, anche questo di corredo. Andiamo avanti, oscuranti plissettati Remis, sedili regolabili in altezza, tappezzeria in tinta con la parte di dietro, finiture per quanto riguarda l'interno Tecnotrim, poi abbiamo l'ASR che è di data nel pacchetto, il cruise control, il volante e il cambio in pelle, climatizzatore manuale. In questo veicolo abbiamo inserito una Macron 7000D legato a una telecamera di marcia indietro sul terzo stop, appunto, che si chiama, dopo ve lo dico. Sono verniciate tutte le maniglie di apertura, abbiamo i fanali che sono col bordo nero, fendinebbia, ecco il musetto della Peugeot che è piacevole, questo bicolore metallizzato nero fa proprio bello. Andiamo avanti, qui abbiamo il sedile. Qui abbiamo il sedile perché su questo articolo stiamo facendogli ancora qualche lavoretto, allora il sedile è smontato. Qui abbiamo messo la protezione sulla D-Blue, sull'urea, sul tappo dell'urea. È un pochettino smontato perché dobbiamo fare il block shaft, l'antifurto sulla meccanica. E abbiamo installato una batteria al litio, infatti si vede che l'abbiamo installata al posto della batteria originale. A breve monteremo di nuovo anche il sedile. Andiamo oltre, sempre finestre a filo, nello stesso tempo vediamo un camino. Questo veicolo ha la nuova Truma Diesel. La Truma Diesel ora ha il camino tondo. Vi aspettavate probabilmente il camino rettangolare, però le nuove Stufa Truma D hanno il camino tondo. Andiamo oltre. Serbatoio di scarico delle acque grigie, anche questo è coibentato, è isolato di serie, sempre in questo pacchetto. Cassetta estraibile con la versione trolley della Dometic. Andiamo oltre, finestra del bagno, questo adesivo che caratterizza quella che è il brand Vanturer. La retrocamera, abbiamo installato il terzo stop della Zenek, del marchio Zenek. Sempre qui finestre a filo, vedete che le finestre a filo nella parte posteriore, quando sono a filo nel Vanturer, le finestre sono un pochettino più strette, non sono profonde quanto quelle, diciamo così, a giorno. Spazio per le biciclette nella parte posteriore. Qui vediamo il nostro ciclone che utilizziamo per l'officina per andare a prendere i pezzi quando dobbiamo andare in ferramenta, e vedete che ci sta di misura. L'abbiamo messa dentro di misura con le dovute precauzioni per non segnalare e graffiare quello che è il mobilio. L'altezza che abbiamo lasciato qui è di 105, la bicicletta ci sta e nello stesso tempo ci sta anche una persona a dormire sopra, perché qui gli rimane 67, quindi posso dormire di sopra in due. Vedete, qua c'è il pensile, qua non c'è, là ci tengo i piedi, ovviamente qua ci tengo la testa. Con una bicicletta dentro o con due biciclette posso tranquillamente dormirci. Se poi vorrò prendere il letto
a castello inferiore lo posso ordinare come pezzo di ricambio, insomma, quindi potrò avere i letti matrimoniali anche di sotto, due sopra. Bene, ora lo solleviamo un pochino e tiriamo fuori il nostro comodissimo ciclone. Quasi solamente il Ventourer ha uno spazio così ampio nella parte di dietro. Infatti il Ventourer ti dà la possibilità di caricare un 40% in più di quello che carichi in un veicolo, diciamo così, degli altri brand, insomma. Proprio perché loro cosa hanno fatto? Hanno ragionato di mettere il serbatoio dell'acqua potabile che contiene 100 litri, l'hanno messo sotto al pavimento, dentro al pavimento una parte, e sotto c'è una cupola, diciamo così, rovesciata, che fa in modo che non arrivi il freddo. Qui è per la valvola di scarico, chiaramente l'elettricità per l'indicatore di livello. Qui ci sono i due passaruota e qui ci sono il magnetotermico. Il passaruota si ferma qui. Qui c'è la presa c'è il magnetotermico della 220, il caricabatterie, la scatola dei fusibili, e questo qui mi pare il booster per l'amplificatore di segnale per la ricarica della batteria. Vedete che sono tutti quanti sfruttati per tenere una capacità di carico ampia. Qui dentro ci sta una bombola del gas da 3 kg. Qui abbiamo messo una camping gas e da 3 kg. È piccolina, però la stufa va a nafta, il boiler quindi va a nafta, il frigor va a batteria, e quindi con quella bombola da 3 kg devi solamente fare da mangiare, quindi devi far andare i fornelli, e con 3 kg si fa tanta roba, capito? Si fa quasi un'estate. Ho bisogno di caricare ancora di più? Posso togliere questo che funge da scaletta quando il letto è un po' più basso, e quindi posso caricare dal di dietro fino al davanti, fino a quando mi pare. La regolazione del letto in altezza la posso fare sia dalla parte davanti, cioè posso decidere l'altezza del letto sia dalla parte davanti e sia dalla parte di dietro, tramite questi due comandi. Ecco qua. E quindi in questo modo avrò un letto, diciamo così, comodo per salirci dalla parte interna. Qui arrivano gli altoparlanti, e ho da questa parte una presa 12 e dall'altra parte una presa a 220 volt, anche questa di corredo. Quella è una tasca che funge da comodino e l'interruttore per l'accensione dell'illuminazione. Oblò che avevamo visto prima dal di sopra ha lui oscurante e zanzariera. Rete di protezione nel caso che abbia dei bambini. La rete di protezione è di corredo e viene attaccata qua sopra, sia davanti sia di dietro. 2 finestre di dietro, l'oblò di sopra. Eventualmente, se uno avesse piacere di avere una finestra supplementare, gliela facciamo in quella parete laterale destra. Allora, siamo nella cabina di guida. La cabina di guida ha inoltre i comandi a volante, in modo tale che la Macron possa essere utilizzata come magari per rispondere al telefono, eccetera. È già di corredo in questa dotazione. Questo veicolo qui ha un frigorifero a compressore. Il frigorifero a compressore da 95 litri. E il frigo a compressore consuma abbastanza energia elettrica. Allora qualcheduno installa una seconda batteria, qualcun altro magari cerca di avere ancora un pochettino più di autonomia montando una batteria al litio. Noi abbiamo installato qui una batteria al litio con il suo oggetto per poter eventualmente vedere anche a distanza quella che è il consumo, il suo energy meter, ecco, dove ci dice
in pratica noi riusciamo dall'energy meter a vedere la differenza di energia elettrica che c'è in entrata e in uscita, quindi ci rileva quanta corrente abbiamo al momento, differenza fra corrente in entrata e corrente in uscita. L'energy meter misura questo. Però non si sa mai, abbiamo fatto una piastra in modo tale che se un domani uno volesse inserire una seconda batteria al litio, mettendola in parallelo si utilizza sempre lo stesso oggetto, lo stesso energy meter, e il posto in questo caso c'è. Qui installeremo anche il block shaft, quindi l'antifurto sulla meccanica, sul piantone dello sterzo, e in più abbiamo messo quello che noi chiamiamo il kit sicurezza. In pratica sono delle catenelle che ti danno parecchia sicurezza all'interno, sulla portiera di guida del passeggero, sulla portiera scorrevole e anche sulle due porte laterali. Queste catenelle qui che ti aiutano, una volta che il tuo portellone è chiuso, gli metti il tuo lucchettino e stai tranquillo che insomma voglia di tirare prima che si rompa una catena, te chissà dove sei arrivato col canto. Qui appunto non abbiamo il sedile per questo, ci spostiamo nella parte un po' più indietro, abbiamo il tavolo con la sua prolunga che consente di poter essere diciamo così comodi a mangiare anche per chi gira il sedile del passeggero. Le sedute sono allargabili in modo tale che quando sei in viaggio anche due persone un po' grossettine riescono comunque a stare sedute. Si allarga in questo modo e si inserisce questo particolare proprio qui al centro, in modo tale che si stia distanti e tutti quanti legati con le cinture di sicurezza. Qui c'è la possibilità, qui c'è già anche l'Isofix già di serie. Se uno ha dei seggiolini da bambino, qui li può attaccare tranquillamente, non paghi niente di più, c'è già di corredo. E richiudiamo, così il corridoio diventa comunque ampio. Per quanto riguarda il legname, su Vanturer abbiamo un ottimo legname, uno spessore che può arrivare anche a 16. Vedo la lavorazione del legno, non ho una lavorazione economica, quindi è importante, come del resto è importante il veicolo. La coibentazione del tetto, la coibentazione delle pareti laterali e della testata posteriore è in polietilene. Per quanto riguarda invece il pavimento, oltre al compensato e al linoleum, è in poliestere. È una coibentazione ottima. Questo veicolo ha delle caratteristiche importanti per quanto riguarda la stagione invernale. Anche il serbatoio delle acque grigie è isolato e coibentato. Dopo lo vediamo meglio dal di sotto. Bene, la cappelliera che secondo me non deve mancare, quindi possibilità di caricare spazi utili per caricare degli oggetti. L'oblò è un 70x50, in questo caso ha la sua maniglia di apertura e di chiusura, ora è meglio di chiusura vista la stagione, con oscurante e zanzariera. Nella parte dove di solito ci si mette la televisione o si mette sotto carica il telefonino o che cosa, presa USB già di data. Per quanto riguarda il viaggiatore che è appoggiato alla parete esterna, quindi la parte più fredda, è isolato in questo modo sia nella parte dove c'hai la coscia e la gamba, sia la parte dove eventualmente ci avvicini la spalla. È bello all'estetica, ma nello stesso tempo qui all'interno c'è un compensato che è rivestito appunto in ecopelle e quindi ti fa un po' da cuscinetto rispetto a quelle che sono le temperature esterne. Pensiamo che non siamo d'inverno ma siamo d'estate. Abbiamo il boiler dell'acqua calda acceso e perché dobbiamo fare la doccia, apro la finestra per avere magari un maggiore ricircolo di aria. Il camino di scarico è proprio qui sotto, quindi il monossido di carbonio entrerebbe all'interno del veicolo e non è che fa tanto bene. Allora loro hanno fatto, la Truma ha fatto un interruttore di sicurezza che al momento che tu apri
la finestra interrompe il funzionamento della stufa. Avrai ovviamente l'acqua fredda a quel punto, ma nello stesso tempo non hai il monossido all'interno, o te lo devi gestire, insomma. Spazio in cucina, prolunga per aumentare la base di appoggio, cucina a 2 fuochi con interruttore ed accensione elettronica, taglierino e rubinetto dell'acqua calda e freddo. Rimettiamo qui il suo tagliere. Per quanto riguarda i cassetti, hanno già lo spazio per mettere all'interno quelle che sono le posate. I cassetti hanno tutti quanti la sicurezza nella chiusura. In pratica tu puoi tranquillamente tenere i pulsanti aperti e non si apriranno. Quando parti invece li devi completamente chiudere. Allora, qui le guide sono di metallo, non potevamo aspettarcele diversamente su un veicolo di questa categoria, e tutte quante hanno la chiusura soft, quindi poco rumore quando ti si chiude, ma nello stesso tempo rimane chiusa per tutta la tua permanenza, ovviamente senza spostare il veicolo. Anche qui ci sono 2 spazi che sono molto profondi, dove ci possono mettere le varie cose, olio, pentole, cose varie. La colonna del frigor parte dalla parte alta, dove tu puoi depositare e mettere delle cosine bassettine, però hanno la sua protezione anticaduta. Il frigorifero è un frigorifero da 95 litri ed è un frigorifero a compressore. Il compressore è in pratica ha lo stesso funzionamento del frigorifero che abbiamo a casa. A casa abbiamo sempre i frigoriferi a compressore. Nella parte sotto invece c'è l'armadio. In questo armadio c'è proprio la staffa per poter attaccare le croci, in modo tale, diciamo così, da avere le cose verticali e poter depositare comunque qualche cosa anche nella parte bassa. Il bagno nel Vanturer 600D è uno dei più bei bagni che c'è a casa Vanturer, perché è molto grande e il lavandino è intelligente. Loro però hanno fatto un bagno un pochettino più grande. In pratica te nel corridoio, se vedete qui, no, dove c'è questo piano di legno, sotto c'è un piatto doccia supplementare. In pratica ho la possibilità di avere il bagno grande. Mi serve se devo lavare dei bambini, se ho bisogno di tanto spazio, insomma. Però il bagno lo posso usare tranquillamente anche così com'è. Mi spiego meglio. Il bagno si apre in questo modo e qui lo spazio è sufficiente per poter stare una persona normale, diciamo così, anche grande in questo bagno. Il bagno è grande, il lavandino è grande, riesci ad arrivarci sopra tranquillamente, se ti devi fare la barba tranquillamente. Specchio, specchiera e porta oggetto nella parte della specchiera superiore. La doccetta è a telefono e ha già il suo punto di fissaggio, l'aeratore per il vapore e la possibilità di stendere delle cose ad asciugare, ad esempio. Se voglio fare il bagno più grande, apro la portiera, schiaccio questo fermino e tutta la parete si sposta verso l'interno. Qui ci sono 3 calamite molto potenti e qui c'è una piastrina di metallo e lui rimane aperto in questo modo. A questo punto farò fare il giro alla tenda che rimarrà all'interno delle 2 vasche portaoggetti che hanno 2 pilette per ognuna e in questo modo avrò il bagno grande. Prima di questo bagno così grande la doccia si faceva all'interno, si riusciva a fare lo stesso. Nel 600D non c'erano problemi, però in questo modo ho la possibilità di andarci dentro anche in 2, insomma, se devo lavare un bambino mi fa comodo non sporcare e non bagnare altrove, ecco, insomma.
Questa è la possibilità del bagno grande. Un altro spazio sotto al lavandino è questo. E questo qui si sfrutta bene perché magari si mette il beauty di ogni partecipante, insomma hai la possibilità di avere tanto spazio per caricare le cose. E anche qui c'hai un blocco, anche qui spazio per mettere delle altre cose. Qui ho la possibilità di aprire e chiudere un passaggio dell'aria diretto verso i serbatoi tramite questa catenella. Il VC è girevole. Non dimentichiamoci della finestra. Qui c'è la finestra che una volta aperta hai la possibilità di portare fuori la doccina, in modo tale che se devi lavare un po' di frutta d'estate, se devi lavare i piedi, se vuoi fare la doccia, hai la possibilità di farlo senza bisogno di fare chissà che cosa. È già anche questo utile e di corredo. Il privato me lo dà l'oscurante. Il tavolo si può abbassare ed inserendolo in questa guida ho la possibilità di fare un terzo letto di fortuna. Di fortuna perché non è tanto grande, è un letto per un bambino, un ragazzino, insomma. Sotto al tavolo c'è un pozzetto. È un pozzetto profondo, che rispetto alla media dei furgonati questo ha una profondità di 15 per 32 per 50, quindi è bello grande. E qui ci posso mettere delle cose, le scarpe, le ciabatte, un PC per dire, riesco a nascondergli un po' di robine. La stufa combi diesel è collocata sotto a questo sedile. Qui ho la stufa combi diesel, qui esternamente ho una presa a 220 volt. Per accedere alla valvola di scarico, alla valvola di sicurezza, alla valvola frost, ci arrivo direttamente da qui davanti, da questo apposito sportellino. Cominciamo dal di dietro. In pratica questo carter contiene il serbatoio dell'acqua potabile, delle acque chiare per intenderci. Questo serbatoio è parte interno e parte esterno al pavimento. C'è una tubazione dell'aria calda che porta direttamente l'aria calda in una scanellatura che è, diciamo così, all'interno del serbatoio. Il serbatoio ha una scanellatura dove ci passa il tubo dell'aria calda. Questa è la modifica di questa stagione. E l'aria calda non solo è il tubo dell'aria è a contatto, ma bensì ha la bocchetta aperta, quindi porta la calura all'interno del carter e segue in questo modo, fa una biscia e segue il serbatoio in modo tale che la calura, oltre all'aria calda, fa in modo che il serbatoio non congeli. Parliamo ora dell'acqua di recupero, del lavandino, del lavello e della doccia, le acque grigie. Questo è sempre isolato e la maniglia di scarico è all'interno, contenuta all'interno di questo carter dove previene il congelamento. Qui vediamo i tubi di scarico della doccia, delle varie lavandini. Questo qui è invece il supporto delle cinture di sicurezza, della cassapanca. Anche qui vedete con quanta cura viene studiato. Marmitta di scarico, serbatoio della D-Blue o dell'urea, serbatoio del gasolio. Qui vediamo invece la pompa del carburante della nafta per arrivare alla stufa truma.
Questo qui è un 35 quintali, intanto vediamo il gradino della Thule, l'Omnistep 700. Questo qui è un 35 quintali nella versione light. Anche qui che i dischi dei freni sono autoventilanti, vedete che c'è la scanellatura all'interno. Questi sono i semiassi, per intenderci, questo qui, questa è la testina dello sterzo e questi qui sono i dischi dei freni. Nella parte davanti invece c'è la pinza dei freni, dove sono all'interno inserite le pastiglie. Il motore Peugeot e il motore Citroën non cambiano, sia Citroën sia Opel e sia Peugeot hanno lo stesso motore e cambio. In questo caso è un 165 cavalli e questo qui è il radiatore dell'intercooler. Bene, abbiamo presentato questo Vantourer 600 Limited e se il filmato vi è piaciuto mettete un like, mi raccomando iscrivetevi al nostro canale. Alla prossima vediamo che cosa ci arriva e un saluto a tutti con Gigi e il ciclone. Un saluto, alla prossima.